Ciao mi va e bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene. Aggiornamenti di oggi. Vediamo qualcosina per quanto riguarda l'invalidità civile, perché dovete sapere che poi dopo parliamo anche di altri argomenti, non solo di questo. Però comunque per quanto riguarda l'invalidità civile dovete sapere che grazie al PNRR a partire dal 2023, quindi è già un bel po' che va avanti, è stato attivato un nuovo servizio ai medici certificatori e agli istituti di patronato che si chiama così: allegazione documentazione sanitaria invalidità civile, che tra l'altro già dava la possibilità ai cittadini di inviare direttamente online all'INPS la documentazione sanitaria ai fini dell'accertamento medico legale per la definizione delle domande, posizioni, quindi domande o posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza o aggravamento. In pratica, dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino comunque alla conclusione di tutto l'iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla commissione medica dell'INPS la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante. Quindi sorge spontanea una domanda, ok? Quali sono le tipologie di domande per le quali è possibile utilizzare questo servizio? Allora abbiamo due categorie, io mi sono segnato due categorie. Tutte le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nel territorio dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le regioni, oppure tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile, ok? Quindi o uno o l'altro. Quindi in definitiva io trovo questo servizio molto utile, soprattutto per tutti coloro che non riescono ad utilizzare internet, non hanno un computer e quant'altro, non hanno lo speed e quindi semplicemente vogliono farsi seguire da dei consulenti. Vi ricordo che molte volte è molto meglio utilizzare un computer che non questi benedetti telefonini con uno schermo grosso come un francobollo, dove già per muovere le cose bisogna fare un casino, quindi a un certo punto un computer è molto meglio. Poi, se nessuno riesce ad utilizzare neanche il computer e internet, perché capisco che non è che a tutti gli interessa utilizzare internet, il computer, che cavolo ne so, allora basta, facendosi seguire da un consulente, si risolvono tutti i problemi. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Visite fiscali, orari di malattia e fasce di reperibilità dipendenti privati e pubblici ed esonero e assenze alla visita di controllo dell'INPS. Ok? Ci sono delle novità. Allora, nell'ambito anche qui dei progetti PNRR and Company, non so perché non potevano farlo prima, non si sa perché. Comunque, con questi progetti PNRR sono stati affidati all'INPS con proprio riferimento a quelli che riguardano le visite mediche di controllo. È stato attivato un nuovo servizio che si chiama così: sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo. Che grande novità, che cosa nuova, mai vista prima, ok? Quindi è stata sviluppata questa nuova funzionalità denominata proprio Visualizza Visite, che è un servizio che viene messo a disposizione dei lavoratori. Quindi già dal 2023 esiste questa cosa qua e se ne parla adesso perché siamo sempre là. È meglio rinfrescare la memoria, ok?
Quindi a giugno del 2023, con un messaggio 2442, l'INPS comunicava che con questo nuovo sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo veniva rilasciata questa nuova funzionalità proprio per consentire ai lavoratori la visualizzazione delle visite mediche che sono riferite a lui con tutti gli esiti, con tutti i relativi esiti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che con questa applicazione online, che poi non è niente altro che un sito internet, cioè l'applicazione, portali, sono sempre dei siti internet alla fine, il lavoratore può vedere a questo punto tutta una griglia, un elenco contenente l'elenco delle visite e degli accessi che vengono ordinate per date decrescente, e ovviamente c'è la possibilità di vedere tutti gli esiti. Anche questa io la trovo una funzionalità, un nuovo sistema utilissimo per sapere se durante una malattia è arrivata una visita fiscale e per caso il lavoratore non se n'era accorto, o vuoi perché era assente, o vuoi per altri motivi, o vuoi perché era in bagno a fare gli affaracci suoi e non ha sentito il campanello, vuoi per milioni di motivi. Da lì si può capire che cosa sta succedendo. Ultimo argomento di oggi, vediamo un po' questo benedetto bonus trasporti. Allora, mettetevi comodi perché qua c'è da capire una cosa. A livello nazionale il contributo per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale non è più attivo e addirittura il sito internet del Ministero del Lavoro, cioè del Ministero dei Trasporti dove ne parlava, è completamente sparito, caput, cancellato, fine, non esiste più. Quindi diciamo che a livello nazionale il bonus trasporti aiutava nell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, quello non è più attivo, dopo il 2023 e quant'altro. Però in compenso dovete sapere che ci sono molte regioni che vanno sia dal nord al sud che sostengono delle iniziative per il trasporto pubblico e che ovviamente sono rivolte alla maggior parte delle persone. Oppure in alcune regioni, come quella di Torino per esempio, agevolano solo alcune categorie specifiche di persone, come per esempio gli anziani o gli studenti. Allora, visto che abbiamo parlato della regione Piemonte, Torino e quant'altro, la regione Piemonte ha introdotto questo bonus trasporto pubblico locale proprio per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e quello che la chiamano la mobilità collettiva. Allora, nel 2024 era di 100 euro e questa misura aveva una durata pluriennale che si chiuderà nel 2026. Poi è possibile utilizzare il bonus per l'acquisto o il rimborso di abbonamenti annuali o plurimensili studenti, trasporto pubblico locale, ferro, gomma, autobus, tram e metropolitana. Quindi io cosa vi consiglio di fare? Come sempre. Non esiste solo l'INPS che eroga bonus e fa agevolazioni alle persone. Esistono anche i comuni, regioni e province. Quindi quando avete in mente qualche tipo di bonus, agevolazione, qualcosa, o che appunto tramite i video vi rinfresco la memoria, andate a controllare sui siti internet magari della regione o del comune o della provincia, perché e fanno tante cose, solo che siccome che, diciamo, parliamo se chiaro, l'INPS è quella più blasonata, nel senso quella più parlata, quella più discussa, ma non vuol dire che anche le regioni, province e comuni non facciano niente, fanno, solo che non se ne parla tanto, quindi bisogna andare a controllare anche tramite loro che cosa c'è, soprattutto in comune. Basta chiamare il centralino telefonico del comune alle volte o controllare sul loro sito internet se ci sono determinate agevolazioni tipo affitti, bonus trasporti, maternità, case, che ne so io. Sui siti dei comuni la maggior parte delle volte trovate un sacco di roba.
Se non riuscite a trovarla, basta chiamare il centralino e dire scusa, avete questa agevolazione, quell'altra agevolazione. Fate molto prima, perché voglio dire, no? Cioè, perché lasciarli lì? Andateveli a prendere. Quindi, detto questo, io vi ricordo comunque che qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al mio sito internet, l'unico e ufficiale, mi raccomando. Aprite il collegamento, quando si apre la schermata rossa, da lì potete partire per entrare in chat, avere la PEC gratuita, più tante altre informazioni. In più, se volete fare una donazione al canale, adesso che ho detto questo, apriti cielo, tutta la gente butterà giù il video, ok? Perché quando parli di fare donazioni, per carità di Dio, Quindi se volete fare una donazione al canale tramite il sito internet qui sotto, avete la possibilità di farlo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!